questi ultimi mesi vi ho portato tantissimi prodotti della Fibaro in recensione e tanti ne mancano ancora. Inoltre vi ho anche fatto vedere come poterli agganciare, come poterli configurare e come poterli utilizzare anche attraverso delle scene scritte in Lua piuttosto che tramite scena blocchi piuttosto che if e then. Abbiamo visto come poter controllare un motion sensor per poter accendere e spegnere le luci, abbiamo visto come poter far scattare un allarme piuttosto che accendere le luci se uno dei sensori di allagamento va ad allarmarsi proprio perché c'è un allagamento in atto, e abbiamo visto anche come poter spegnere le prese automaticamente quando non c'è più consumo di corrente. Oggi andiamo a vedere nello specifico come lavora questa scena, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Come avrete capito prima della sigla, oggi andiamo a vedere nello specifico come lavora la scena, quindi andremo a vedere come accendere la presa tramite Alexa, ma andremo anche a vedere come questa lavora in background, quindi nel momento in cui accenderò il forno questa partirà la scena e ovviamente quando terminerà il funzionamento del mio forno invierà la notifica di aver spento la presa stessa. Ma spostiamoci nella mia cucina per vedere esattamente come funziona. Ed eccoci qui, siamo quindi come potete notare nella mia cucina. Oggi andremo a vedere nello specifico come lavora la scena per il controllo energetico. Ne abbiamo già parlato in un precedente video e vi lascio il link qui in alto. Nello specifico nella mia cucina ho due wall plug, una che controlla il forno ed è posizionata là dietro e una seconda wall plug qua sotto che invece mi controlla la lavastoviglie. Per entrambe le wall plug abbiamo questa scena che va a controllare il consumo energetico e quando è sotto una certa soglia spegne automaticamente la presa e quindi anche i dispositivi ad esso collegati. Per quanto riguarda invece la wall plug collegata alla lavastoviglie c'è una seconda scena che va a controllare il flood sensor e in caso che si allarmi va a staccare anche la presa, ma di questo poi faremo un successivo video. Ma vediamo quindi adesso come lavora questa scena con il forno che vedete qui aperto apposta per mostrarvi l'accensione e lo spegnimento. In questo momento abbiamo sia la wall plug spenta che il nostro forno spento. Vi farò vedere anche come viene controllato tramite Alexa per l'accensione automatica. Quindi andiamo in questo momento ad esempio ad accendere o a provare ad accendere nel caso specifico il nostro forno, quindi andiamo ad aprirlo, o meglio ad accendere la luce, anche ad alzare per esempio i watt, e ovviamente il nostro forno è spento perché la wall plug è spenta. Andiamo quindi ad accenderla tramite Alexa. Alexa, accendi forno. Ed ecco qui che potete notare dalla luce ma anche dal rumore in sottofondo che il forno è acceso. La scena che va a controllare il nostro forno automaticamente adesso comincerà a conteggiare i minuti da me imposti per il consumo energetico. Cosa succederà a questo punto? Finché il forno sarà acceso o comunque manterrà un certo consumo energetico, la presa resterà in funzione. Nel momento in cui io andrò a spegnere il mio forno, in questo caso ovviamente, verrà spenta anche automaticamente la presa. Per quel che riguarda ovviamente il forno non ha molto senso se non volessimo sempre lasciare acceso ovviamente il forno elettrico. Ha molto più senso per quello che riguarda i nuovi dispositivi come ad esempio la lavastoviglie che consumano corrente anche quando non sono in funzione. Ma comunque andiamo adesso a vedere come funziona la scena. Quindi adesso andrò a spegnere la luce del mio forno e diciamo 5 minuti che ovviamente all'interno del video io andrò a tagliare, andrà a spegnere la presa. Da questo momento la scena che noi conosciamo e che abbiamo già visto comincerà il countdown fra ovviamente 5 minuti e quindi fra 5 minuti la presa verrà spenta. Ecco qui, avete visto quindi come lavora la scena, quindi tramite Alexa accendiamo la nostra presa, il timing comincia a partire sul nostro Home Center 2 e al termine dei 5 minuti mi arriva la notifica che potete vedere ora in sovraimpressione. A questo punto ovviamente la presa è spenta, ma ovvio che il vantaggio di avere una presa wall plug compatibile con Alexa è che ci permette di accenderla e di spegnerla a comando vocale, quindi volendo non c'è nemmeno bisogno di mettere questa scena che va a controllare il forno.
molto più utile appunto nella lavastoviglie, perché continua a consumare corrente anche quando questa non è in funzione. Per il forno invece è molto utile poterlo accendere e spegnere. Avete visto infatti come l'ho acceso, ho evitato di spegnerlo semplicemente per farvi vedere il funzionamento della scena. Questa è uno use case, il primo di quelli che andremo a vedere man mano che io andrò ad integrare, o comunque di quelli che ho già integrato dei prodotti Fibaro. Nella fattispecie più in là vedremo anche come funziona la scena l'Universal Alarm Chain, quella praticamente che va a controllare il mio smoke sensor ma anche il mio flood sensor. Ovviamente lo vedremo in funzione con il flood sensor e vi farò vedere quindi come andrà a lavorare su tutti i dispositivi cui è connesso. A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, vi ricordo che se il video vi è piaciuto di mettere un like e di condividere. Ciao e alla prossima!